scusate, ma ho avuto di nuovo problemi con internet. One, Adesso two, internet breathe. l'ho 3, l'ho 4, ricollegato, mi and sembra di nuovo, ho dovuto spostare anche il wifi. Adesso il wifi l'ho messo in un altro posto e va benissimo. Lag come sempre di 2%, ma questo perché ho messo gli fps a 29,97. Se li metto a 30 non va, non va la stream. Adesso riavvio, Genshin. E all'inizio non capivo bene come mai, con laggo sempre di 1%, 2%, quando usavo Stream Elements era sempre vero quasi sempre, tranne quando decideva di laggare alla grande, ed è per quello che ho passato OBS, perché se tu metti 29,97 fps, che sono gli fps delle vecchie televisioni a tubo catodico, ti lagherà sempre di meno di 1%, perché Twitch prova a metterti tanti fps, ma non ci riesce, allora continua a laggare. Vabbè. Mi sono fermato un attimo a guardare che c'era un post di questa qua che aveva scritto su Universe, che era incastrata al grado 2 come me. Noi ci siamo incastrati al grado 3. Ma lei era al grado 2, doveva fare l'ascensione dei suoi personaggi e aveva scritto agli altri: ma come faccio? E non so, ero lì che accedevo, mi è comparso proprio in prima pagina e mi ha detto: c'è scritto potrebbe interessarti questo articolo. Ho detto: cos'è che cosa vuole sto- questa applicazione? Allora l'ho aperta e c'era scritto che era la visione di mia mamma. Io ho semplicemente scritto la verità che a me mi ha aiutato tanto Barbara più. Mi ha aiutato tanto Barbara più Lisa. E mi avete aiutato anche tanto voi a farmi salire di livello. Ad Astra Abyssosk. Quello sì. Qui ci regala sempre emozione. No, scherzo, ogni volta ci dà sempre emozione. No, adesso anche internet non sta andando perché vedo che lagga un po', però la stream sta anche guardando. No, è la verità, insomma. Poi abbiamo usato Rosare, Rosare è stata abbastanza facile pullarla. Io ho citato Rosare perché sembra che tutti, cioè, sembra che piace a tutti. In ogni caso, comunque, se qualcuno sta guardando questa live, come quella lì che scrive, magari dice: "Ehi, ma sono rimasto incastrato, sono rimasta incastrata al, al grado e non so come fare a procedere." Anzitutto vi conviene prendere Noel. Se siete più per sul free play, tenete Noel. Ok, al posto di Rosario, ho sentito che è buono. Il resto Barbara più Lisa vi, vi aiuterà tantissimo. Contro il boss usi Barbara, se sei quasi morto spammi di Barbara e sei praticamente immortale. Poi usi Lisa e Lisa fa il combo con Barbara e funzionano le cose. Contro di lui, contro questo qua in particolare, usavo Barbara più Lisa e li buttava giù come fossero non so cosa. E invece lui lo usa
altrimenti ho sentito che Kay è anche buono contro di lui. Ho anche sentito che non conviene far salire di livello Amber. Se si è free to play, presumo di sì, ma appena ho trovato il personaggio che è meglio di Amber, switchat. Dipende anche se vi piace o no, perché molti ho sentito che se lo sono portati a livello 80 e dicono che è il gioco è il personaggio migliore dell'universo. Però ancora adesso io uso Ember, non è che male, cioè nel senso ogni tanto la uso in emergenze, in situazioni che c'è bisogno di personaggi con l'arco, però non è livellata, non è male per quell'occasione lì. Però ci sono personaggi tipo, voglio dire, Bennett, ma ho sentito. Se siete degli spadazzini, magari torna o quei personaggi lì. Poi dipende, dipende tutto da voi, ma l'importante è che quando il gioco vi dice ehi, hai sbloccato Amber, la prendi subito, perché se non te la prendi subito Amber, sono cavoli tuoi. Io ho avuto sto problema qua. Non ho preso subito Amber e dice no Amber. Scemo. Non avevo preso subito lì Barba e mi dicevano come. E poi alla fine mi ha salvato tantissimo. E non ho preso Lisa anche all'inizio perché non mi piaceva Lisa. Lisa all'inizio era un personaggio un po' del cacchio. Adesso Lisa personalmente è un glass cannon, ma fai attenzione, se fai attenzione spacca i mamma mia. Se usi, volendo puoi usare Ember più Lisa per fare alcune combo, ti dà però il sovraccarico che facciamo noi con Bennett dal 2100. Una bestia. Wheel of life. Huh? Yep. Yeah. You're open. Huh? Get. Yep. Vai, a great time. È un po' un glass cannon. No, my sword. Però se fai attenzione, la usi bene. Va che non me la troppo male. Non stiamo approfittando della roba di Shin qui. You're in for a little shock. Adventure. Why do they never miss? Off we go. Perché usa i miei? Sto divertendo un po' adesso. Però Bennett più Lisa è la combo ingiusta. L'unica cosa che appunto 5 ci serve per che non si sente, cioè 5 ci serve per i boss o per i personaggi che non è proprio fregarne meno del fuoco. Get out of here! Adesso facciamo più o meno 2000. Dobbiamo ancora far salire di livello quei manufatti lì. Volevo fare una cosa. Una cosa veloce. Devo semplicemente vedere qua. Manufatti
fatto decente per lei. O danni da critico non sarebbe male. Allora andiamo a fare la missione, quindi devo... No, aspetta, devo seguendo sta cosa. No, stavo pensando un po'. Stavo pensando un po' oggi come è andata la giornata. Tutto qua. Stavo ripensando oggi cosa ho combinato. Gli amici hanno promesso di darti indizi e nuove idee per usare Nintendo. Indovinare, attendi pazientemente sul luogo prestabilito con l'intenzione di raccontare su cose tutto ciò che è. Adoro sta missione, spero veramente tanto che l'ultima parte ci stia e che non sia magari un boss che continuiamo a morire. Ah già, prima di cominciare. Abbiamo 31 giorni, siamo già a livello 16. Quindi non è... Krause, cioccola. Vediamo cosa ci dice. Hey, we're here! Oh. Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Nice. Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Non lo so. Allegria sopra le nuvole. Qualche degli indizi. Leggiamo il primo fiore che non appartiene a questo mondo. Ah, è proprio una bacheca. C'è più cose delle apposta. A proposito del fiore che non appartiene a questo mondo, leggi cosa ha da dire Tigna. Dopo la nostra conversazione dell'altro giorno ho esaminato attentamente il testo della profezia. Un fiore che non appartiene a questo mondo sembrerebbe un paradosso logico. Se un fiore non fosse di questo mondo, allora la sua esistenza non potrebbe nemmeno essere percepita. Ma se ciò è possibile, allora il fiore non rispecchia la descrizione della profezia. Pertanto credo che la soluzione non debba necessariamente essere una pianta vera. Ah, tuttavia, con tutto il rispetto, bisogna anche considerare che l'autore dell'indovinello potrebbe non conoscere tutte le piante del mondo. E aggiungerei da avanzare, dovrebbe essere, aggiungerei che nessuno dovrebbe essere tanto audace da avanzare un'affermazione del genere. In quell'ottica la risposta dell'indovinello potrebbe essere il nome di qualche pianta rara. Ho legato una lista di piante rare e aggiunto una breve descrizione a ognuna di queste. Buona continuazione. Albedo. Un fiore che non appartiene a questo mondo non suona come una specie esistente né come una pianta coltivata in metodi speciali. Detto questo, penso che dovremmo pensare fuori dagli schemi. Dopo aver riesaminato quello che ho imparato nel corso degli anni, ho trovato la risposta. Ne ho parlato anche con Sucrose. Al momento in cui ho scritto questa lettera non ho ancora trovato una risposta all'indovinello.
quindi non arriverò qui le mie conclusioni, parliamone di persona. Spero che anche i partecipanti della discussione potranno, ognuno la propria produzione. Krause cosa dice? Bucare una lettera nella casetta della posta che io stesso ho costruito davvero strano. Non ho trovato le risposte che cercavo. All'inizio ho pensato che un fiore creato da l'alchimia avrebbe potuto non appartenere a questo mondo, come descritto nella profezia, ma riflettendoci bene ho capito che è un dispositivo a forma di fiore che è realizzato con prodotti alchemici. Potrebbe corrispondere meglio alla descrizione rispetto a una pianta. Quindi sono giunta alla conclusione, un orologio a forma di fiore, una vita lunga viene scandita da un orologio, lasciando pendere nell'aria al suo passaggio. Gli anni che scorrono mettono in moto le foglie, spingendo in avanti velocemente. Fantasiosa come cosa, però non so neanche io. E la guida che non perde mai la strada? Buona. Nessuno al mondo può dire di non aver mai smarrito la via, ma finché si ha il buon cuore di aiutare a guidare gli altri si può diventare una nave in grado di affrontare onde del mare intero. Non ho eseguito divinazioni prima di scrivere questa lettera, ma ho il sentore che sarò testimone della verità dietro la profezia insieme a tutti voi. Se avete bisogno di me chiamatemi, se no vado a casa a aspettare. Bennett. Ci ho pensato a lungo, a dire il vero non avrei immaginato che avrei preso parte tutto ciò prima che tu e gli altri veniste da me con questa profezia. Beh, come tutti sapete sono l'ultima persona che può venire in mente se si pensa a una guida. Ho ancora molta strada da fare, sto ancora cercando di capire come può esistere in modo pacifico in questo mondo. Se mi chiedete chi potrebbe essere d'aiuto in tal senso, la mia amica Fischl, è sua amica Fischl e la sua amica astrologa Mona, sono entrambe molto competenti e coraggiose. Probabilmente sono quelle che fanno cose loro. Questa è la mia risposta. Insomma, si impegna. Amber? Amber. Guida è un titolo troppo importante per me. Vorrei solo essere amica di tutti. Sono un'ascoltatrice premurosa, se vi sentite persi fatemelo sapere. Per usare un'analogia sono come una torcia nel deserto che illumina la via di tutti finché rimane accesa. Quanto segue non è indirizzata con lei. Con lei. Se stai leggendo, girati. Ultimamente sono molto in pensiero per colei. Si è ripresa dalla malattia, ma non poteva scrivercelo, no? Ma non è vivace come prima, sembra che stia ancora tenendo qualcosa dentro. Consentitemi di scrivere qui sotto il mio desiderio. Spero che con lei possa scoprire il segreto della profezia e trovare la felicità. La nostra amicizia durerà per sempre, ovunque sarà e qualsiasi cosa deciderà di fare. Siamo solo buone amiche. Nessuna delle due è meglio. Oh, no? Che brava. Non è mica cattiva. Io pensavo chissà che cosa, sai com'è. Però la scrittoria è stata un po' strana, però si vede che... Spero che siate bene. Mi aspettavo una domanda del genere. Devo ammettere che mi ha causato un po' di attaccato. So solo guidare la gente dal punto di vista geografico, ma quel che riguarda il viaggio della vita, come un bimbo smarrito, che si fa sempre guidare dagli altri. Ma non appena ho visto la domanda ho subito saputo in cosa potevo aiutare. Ho disegnato una mappa che mostrasse la distribuzione della vegetazione per Ticnari e con lei ha redatto un calendario degli avvistamenti del drago del Sino. Li ho legati entrambi qui sotto. Nei prossimi giorni dovrò pattugliare con il capitano e disegnare le mappe per Lisa. Quindi non posso fare altro che mandarvi i miei migliori auguri. Scusatemi, prego di perdonare. Perché la mappa e la lista possono essere io. Sembra che la guida che non perderà mai la strada siamo un po' nei guai.
colui che non mente mai. Cos'hai? Chino del Todd? Avete ragione a credere che io menta in tirado. E per via del mio passaggio in passato in quanto di abitante del deserto che ha vissuto in seno all'Accademia, fin dall'infanzia, la mia peculiare identità impedisce al prossimo di fidarsi di me. E sarebbe stato ancora più difficile se non fossi una persona onesta. Di conseguenza ho imparato a parlare di meno e soltanto quando è necessario. Ma è giusta come cosa, anch'io non parlo sempre, a me non piace sparare. Dice una cosa, deve essere una cosa che... Scoprire il segreto della profezia potrebbe risultare pericoloso. Se si serve qualcuno che non mente mai, posso... Scusate. Ecco, attenzione, comincia subito. Fatemi chiarire una cosa. Non sono una di quelle persone che non mentirebbero mai. Sì, ma lo sappiamo. Sei Batgirl, lo sappiamo già. Di notte diventa Batgirl, quella lì. Dopo aver ascoltato la vostra domanda ho pensato molte cose del passato. Ho ricordato diverse occasioni in cui ho mentito. Invento spesso delle scuse per evitare le prove ancora, lo sappiamo. Dico anche delle bugie innocenti, talvolta per rendermi felice, altre volte per leggermi. Lo sapevo già che diceva queste cose qua. In effetti lei dice bugie, si allontana, poi non la vede più nessuno. E poi fa la giustiziera da qualche parte se qualcuno fa pasticci a Monster. La bugia più carina che abbia mai inventato è quella che dissi a Vacca, che non volevo restare a Monster. Vacca rispose con un'altra bugia che era esattamente il suo consiglio per me. Le tue abilità non sono adatte alla vita da al di fuori delle mura di Monster. Oh. Bugia carina, la miseria, Rosario si è lanciato. Non posso essere la risposta a questa domanda, ma suggerisco di considerare il significato di non mentire mai. Vuol dire non ingannare o non mentire in malafede. È un peccato che non sia la persona che state cercando, ma credo che troverete qualcuno che soddisfi i requisiti. Buona fortuna. Mamma mia, Rosario. Ma no, sto dicendo così per la gente che è appena entrata nello stream che dice ma perché gioca con Rosario? Perché è stato il primo personaggio che ho sbloccato con i desideri. Primo, proprio il primo. Ho sbloccato lei, primo. Di quelli adesso non mi ricordo esattamente, proprio primo nel senso... No, non ho ottenuto doppio. Ho pullato, mi ha dato lei. È per quello che... Ah, qua c'è reso, che simpatico. Chiesto a Lisa, la mia insegnante, di scrivere questa lettera. È molto meglio di quella che ho scritto io, grazie. Io non dico bugie, mi fido di voi. Se avete bisogno di me, venite pure, ci sono sempre. È bravo, questo l'abbiamo già letto. È quello che abbiamo letto adesso. Leggi leggenda senza fine. Ok, Fiore siamo a posto. Probabilmente colei dice che è un orco. Cioè, non colei, su Crosi dice che è un orco. La guida che non si perde mai, siamo un po' nei guai. Colui che non mente mai, Rosaria dice che probabilmente potrebbe essere anche una bugia, buona o cattiva, e però non lo sa neanche lei. E adesso c'è leggenda senza fine. Lisa! Lisa è la fuori di testa, è Thanos Snap. Ditelo tanto forte che c'è una squadra. Le leggende sono una creazione umana. In tal senso nessuna leggenda resiste in eterno. E un giorno tutte le storie dovranno finire. Per Alduin e li ammazzerà tutti. Ma fin quando una bella storia vive nei cuori della gente, in un certo senso ha vita eterna. Dopo aver letto moltissimi libri sono arrivato a una conclusione. A questa conclusione, buona fortuna tesoro. Fuori di testa, l'ho già detto. La mamma è un'autrice di guide di viaggio.
ma aveva autori di favori come amici. Clea ha sentito dire che se un autore passa tutta la sua vita a scrivere una storia, questa sarà sicuramente bella. Ma Clea invece dice che potrebbe essere una storia che è in eterno tutta la vita, quindi passi tutta la vita a fare una storia, quindi teoricamente eterna finché non passi all'altro mondo. Con lei, Mister, Miss, credo che una leggenda senza fine debba essere una storia colma di sogni e speranze, come una testimone che viene veduta da una persona all'altra, rappresentando qualcosa di significativo per chiunque. In passato queste storie mi hanno motivato moltissimo, quindi penso che siano la mia risposta. Poi, la mia domanda adesso è, tutte queste cose qua come facciamo? Le combaciamo? Dobbiamo andare in un luogo? Sembra che dobbiamo andare in un luogo, fare delle cose, piazzare delle cose e vedere cosa succede. Però... Cosa dice il signor Rose? Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Bene. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. Bene. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Sì. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Okay. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Okay. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. Okay. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Scusa il priore, però ha detto una cosa interessante, Rosaria. Cosa... Che bugia è. Una bugia finire di bene. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively pass from one person to the next. Mi piace tantissimo quella è comparsa come personaggio. Speriamo che riusciamo poi a sbloccarla e farci... Ce l'abbiamo già sbloccata. Riuscire a usarlo come personaggio. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Secondo me è un luogo, dobbiamo andare in questo... Wait for me! Eccolo! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. If you say so. Huh? This is kinda sudden. All the sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying R? Puoi rinfrescarmi la memoria, Jude? Well,
Basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Oh. Wait! So Ying is the girl from Lille that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying the whole time? Che faccia. Bruh. No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Okay. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-R's heart. Ah, ecco. Stavo già... Beh, insomma, 2 grandi cerco. Poi cose aiutanti, insomma. Sarebbe un po' breve. Però secondo me... Guarda, è lì che ci spia. Guardala, Sara. Ma guarda questo. Scusa. Quindi la signorina Ying'er è la tua donna, dei tuoi sogni, signori? Mi passa? So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-R? Seems so. Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. Non è mica un cattivo ragazzo. I know full well that Miss Ying-R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. È giusto. Bravo. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-R to Mondstadt. Addirittura. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Ci è rimasta male. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. My God. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-R's love if I'm so selfish? I don't think getting a girlfriend is... Non penso che non sia poi così tanto assurdo. Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. Ah, un piacere. But then what about Ying-R? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked Windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. Addirittura. Che uomo, signore. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. C'era un periodo che avrei potuto dire la stessa cosa. C'è un periodo che non ho mai raccontato una bugia. Ma... bugie, nel senso bugie grosse. Adesso di tanto in tanto, come dice Rosaria, dico bugie belle. Mi è capitato.
Invece una volta sparo ogni minima cosa. Guarda il cane! Che forte! Ciao cane! Che forte! Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Yeah. Poi te la vai a prendere. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Yeah. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Yeah. Un po' del discorso con il gruppo. Riesce. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. Ah, c'è Mona, c'è qui. Ok. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Alex. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. È bravo questo. All right. We also have Klee. Yeah. Basta, sì. That's Bambino. me. Ste bambino. With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. Questa qua è pesante. Well, there's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Sei riuscito a trovare la risposta? Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Ok. Actually, I'm still feeling a little nervous. Oh. Come no? Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? No, do that. According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. Hai scoperto dove si trova? What? Yep. 21 sera, come sei riuscito a scoprire? Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Ah. Ci ha aiutato il dio di Mondstadt. Non possiamo dire anyway. Then we'll let you lead the way. Squid. This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy! Yeah, brother. Anzi, sister. Hey, sister. Hey, sister. A parte che la mappa non comprende neanche io. Ah. Ok, vediamo cos'è. Io c'ho già paura. C'ho già paura che è una cosa impossibile. Ah. Sister, sister. Devo prendermi i fiori lì, ma non c'ho. Lead the way! Sì, c'ha un caratteraccio, Mona. Vabbè che ogni cosa che fa è pesante, quindi direi che c'è la descrizione letteralmente che lavora solo e spende un sacco di soldi, diciamoci la verità che... According to the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Magari viene l'agitazione, non so, mamma mia. Personaggio. E quindi?
mi piace tantissimo come personaggio, solo anche che overpower. Vediamo che Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the lantern utmost joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? guarda. Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Yep. Il lieto di venti dice che dovremmo guardare in alto e cercare una risposta nel cielo. E che la lanterna è una stella. Paimon's reading too! Huh? It says to look up. Yuki è up. But there's nothing above us! The wind didn't trick us, did it? L'ha detto ad alta voce. L'ha detto ad alta voce. Il vento, non venti, chissà che cacchio racconta. Paimon, guarda qui. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Metti lo scoiattolo sulla schiena del gatto con l'orecchio a punta. Metti lo scoiattolo sulla schiena del gatto dei voti, cuccioli ti apparanno e porti per mostrarti. Vai. Look, the wind is blowing. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. Metti porto io. This is the first time I've ever flown like this! Nel cuore, no? Wow. Sembra il regno di... che si chiama già quel deo mezzo pazzo di Skyrim. Con le sedie così ci assomiglia. E c'è Wobbajack. How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Ma sì. Sì, perché teoricamente ho notato che nella lore il teletrasporto non esiste. Quindi... Oh, good thinking, Kale! Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. C'è una cosa che fa... I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Piace che ti menos. È simpatico. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Sono dei libri. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Sì, mi piace che non ci siamo tutti. Però siamo più o meno quelli lì che pensavamo che si sarebbero uniti. Pensavo che si sia unita anche Ino e il ragazzo che era a guida di colei. Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. In effetti. Mi osservo con attenzione. Well, mentre... all our
questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. Ok. But I also couldn't find any overt destructive devices. Ok. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Sì, insomma. Saltavamo in aria. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. Ce lo dici tu. That sounds kind of smart. But why? Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. Eh beh. I see. That makes a lot of sense. Sta pensando. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin, hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? B. Non ha avuto un brivido. Che abbia percepito qualche sorta di potere? What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Vabbè, insomma, se non ti senti bene, presumo che qualcosa resti. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Ok. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Alright. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world, You can do it, Sucrose. Sono troppo forti, loro due sto diccando. then I would fetch a tetratanic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Sì. Golly, I hope you found your answer. Sono troppo forti loro due. My answer is that I will be that guide. Davvero? That's... Posso? For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. Bravo. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. Troppo forte con lei. Troppo forte. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. Ah, se dici persona onesta, sì, anch'io sono una persona onesta.
Però una persona onesta può anche dire bugie. A fin di bene, c'è Rosè. I'd like to thank everyone too for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. What? There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Esiste storia più adatta a una leggenda senza fine del nostro destino come essere umano. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... Ma tutto quello che abbiamo fatto è stato rispondere alle nostre risposte di prova. What? Kale, could I ask you to stand up for a second? It's the Dragon Ball. Oh, alright. Hmm. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. Ah, ha ragione lui. Può darsi. Ma come fa a essere una profezia se non c'è una risposta? No right answer? But how could that be? Appunto. Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. Sì, eh? And to Oh. think, I never expected you to actually find this place. Eccola! Speravo che Rosella ti era già assassina. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Ah, Hey! You're that Outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. my goodness. It's an evil son of a bitch. Oh, is that so? Then why do I spy yet another person Eccola, following lo your sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo che lo seguiva! La conosco troppo bene! No, ma sta avventura qua è fantastica! Oddio, me l'aspettavo! Come mai? Te l'ho detto prima, come mai non c'era Zack? Lo sapevo già! Wait, really? Esatto! Ai. There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? No, perché vorrei capire cosa cavolo stai combinando. I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Te l'ho detto, è Bat Girl. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Cosa? No, aspetta. Ma che... Ah, ok, aspetta. Va bene. What? Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. Cos'era non mi sfugge di nuovo. Mamma mia.
In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. In effetti molti di voi qui oggi potrebbero aver sentito il nome in codice di colei che mi ha lasciato la profezia. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Era Dragon Ball, l'ho detto prima. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Ah, so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Ah. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Okay. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? Adesso la vuoi? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Cosa cavolo vuole combinare? Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Mai? Che cavolo? Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? What? Mom? Oh, I hear many youthful voices. What? Roba parla? Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Mike? Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? What? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, Dallas, I'm here too. Huh. Mom, why are you trying to talk like other people? Ah, è sua madre? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Wait. Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Ah, quindi 20 ce l'aveva già. Solo che quella lì ha infettato la profezia perché non sapeva dove trovarla, però doveva darci la mappa 20. Ah, Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? okay. Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then,
let me tell you a long and ancient story. Sto cercando di parlare il meno possibile perché sono curioso anch'io cosa sta succedendo. Cutscene! Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animal Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Tutto questo per un tipo. So this is where the legendary mages held their meetings. Quindi, allora, metà dice maghe, metà dice streghe, ma non dovrebbe essere streghe. That's right. We often met here to chat and have tea. E perché avevano paura che andavano in guerra. È una specie di alleanza. Then what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. But The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. la storia è... So it was indeed written by all of you. Beh, siete riusciti a parlare con una vecchia amica. E qui è riuscito a parlare con sua madre. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. Che forte. Lo leggo. Quando un membro dell'organizzazione deve abbandonare il gruppo per trascorrere il resto dei suoi giorni con il suo amato, gli altri maghi scrivono queste profezie e la inviavano per invitarlo. Ultima missione. Cosa carina. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist,
it would be her. Ah. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. L'ho già sentito. L'ho già sentito. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. Alcuni di voi potrebbero aver già avuto la fortuna di aver sentito la sua voce come una profetessa. Parlerà per guidare le persone verso la verità solo quando nel mondo sarà venuto con me. Ah. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Ok. If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Però l'altra volta ci ha parlato 20 col boss del drago, quindi questa è un'altra cosa. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for A Legend That Never Ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Sì, un pochettino, it's kinda gruesome. Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Mi immagino questi che si vanno sul tavolo e dicono M, come va? A. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Oh. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Abbiamo una fan, poverina. Do you also want to become a mage? Non sembra neanche cattiva, dice. Mi aspettavo una roba tipo che ci rubava la lanterna. Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. Sì, pensavo che Scarlett rubava il coso, pensavo che la lanterna cominciava a tirare saette da tutti i lati. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. Piacerebbe tutti essere, ma come funziona? Se fossi tipo come Skyrim puoi diventare un mago studiando all'accademia, o anche c'è un libro su Skyrim che ti spiega che qualcuno va all'accademia, altri diventano maghi studiando autonomamente, che è la parte più difficile, ma c'è anche scritto che l'accademia teoricamente è molto tosta. Però lì non ci sono visioni, devi solo studiare. E come funzionerà? Dovrai avere delle visioni? O semplicemente puoi diventare una maga? Perché Mona ha le visioni. E lei ce l'ha le visioni. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors.
but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. Voglio che tu mi racconti della vita da sposata di Jane nella sua città. Che bello. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Sì, l'ha detto, mi sa che l'ha detto prima, poi no. Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Un ultimo sorseggio di te, giusto? Please come to see us again. Esatto. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. Che tristezza però, cioè ha trovato un marito, ha trovato la felicità. Però è bruttissimo mollare le tue migliori amiche, sì lo saranno tutte streghe eccetera, ma di base ha mollato le sue migliori amiche per sposarsi e andarsene via. Che brutto come cosa. Forse era obbligatoria come cosa, sembrerebbe che qua c'è una specie di codice scritto o non scritto, però non erano poi così cattive perché gli hanno detto vieni a trovarci ancora una volta, dai. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Bello sto forse. Io ogni tanto ci faccio gli screenshot a queste frasi, mi piace. Cosa strana. Ah, c'è qualcuno che vuole entrare nel nostro mondo, ma noi stiamo cercando di fare. E vabbè. Scritto che l'ha salvato, però non lo vedo ancora. Adesso lo vedo. Sono tornato. Tutti i viaggi sono transitori, raggiungeranno una fine. Ciò che ci riempie di gioia e soddisfazione, infine, sono le persone che ci incontreremo saranno alla fine del nostro viaggio. Wow. Quindi quando sarò vecchio sarò più felice. Quando sarò vecchio decrepito su una poltrona a giocare alla PlayStation 75 con i miei amici, tranquillo, tutti vecchi decrepiti, sarò la persona più felice del mondo. No, sto scherzando. Ciò che ci riempie di gioia e soddisfazione infine sono le persone che ci incontreranno alla fine del nostro. E mi fa quasi emozionare sta cosa che ha detto lei, perché so cosa vuol dire. Diversi anni fa mi trovavo praticamente ogni giorno, praticamente ogni giorno, se non ogni giorno, con dei miei amici giocavamo a Battlefield 4 e anche altri giochi, però presumibilmente. Prima abbiamo cominciato con Battlefield 4, ci siamo trovati tutti su Battlefield 4, abbiamo fatto un gruppo, questo gruppo qua è diventato sempre più largo, poi il primo anno è stato un pasticcio perché erano molti di questi membri erano in un clan, poi il clan si è sciolto, qualcuno non voleva più parlare, qualcuno voleva parlare. E la cosa strana è che mi rendo conto dopo di tutti questi anni che principalmente sono una persona, io sono una persona che ha sbloccato la cosa qua e sta roba mi riempie di gioia e praticamente dopo che è uscito sto patatrack
tra, che poi magari c'era anche gente che non era contenta dell'altro, eccetera. Ehm, io ho sbloccato un po' le cose perché sinceramente io non ce l'ho mai con nessuno, sono una persona onesta e brava. E- ed è successo che pian piano da questa cosa qua, io ho altri amici, questi amici qua rappresentati questi qua del clan, Red Clan, questo gruppo è diventato sempre più grosso, ho incontrato tanta di quella gente a giocare sia su Battlefield 4 sia o no. La cosa più bella era quando il party era con due persone, riempiva 8, diventava un party di 8 persone, tutti parlavano, alla fine avevamo deciso di dividere le chat in due perché non si capiva niente, tutti parlavano una sopra l'altra. Però era tutto cominciato da me. Io invitavo la gente, dicevo senti questo qui è mio amico, allora dicevano sì, vabbè. E pian piano loro invitavano i loro. Era bellissimo perché ogni, dicevo prima, ogni giorno ci trovavamo a giocare a qualcosa e parlavamo. Anche se eravamo offline, parlavamo come era la giornata, ci davamo consigli, cosa fare e non fare. Addirittura quando era il periodo della scuola ci davano anche consigli per i compiti, c'era gente che la cosa più assurda che tu non penseresti mai, vedere della gente che si incontra con la webcam che fanno la stessa scuola, studiano la stessa cosa, in webcam a fare i compiti insieme. È successo ehm, perché non eravamo tutti, c'erano diversità, però è successo gente che io facevo, che ne so, seconda superiore, gente che faceva prima o terza media, si aiutavano con la webcam a fare i compiti o le foto di matematica su una PlayStation, no? Dici, ma queste cose qua non possono mai esistere. Eppure sì, io sono molto contento che questa cosa è cominciata da me e ogni volta la gente entrava nel mio party e mi chiedeva sempre, ma conosci qualcuno? Presenti qualcuno? C'era della gente che non aveva nessun amico sulla PlayStation, entrava nei nostri party perché avevamo i party grossi, oppure eravamo semplicemente in due persone, arrivavano, a caso il giorno dopo avevano 30 persone nella lista amicizia, li vedevi sempre nel party chiacchierare, poi quando arrivavo io dicevano ah è arrivato Super Mickey, gente che mi diceva il nostro eroe, dicevo no. Io sono abbastanza timido, quindi quando mi dicevano così dicevo ma no. E io non lo realizzavo, pensavo che era una cosa stupidissima, ho detto vabbè ce lo fanno tutti a fare una cosa del genere, a me non mi piace vantarmi, allora dicevo ma no dai. Poi finché sempre più persone mi hanno detto ma guarda che grazie a te abbiamo fatto tutto questo gruppetto, perché solo grazie a te poi... E c'è ancora gente adesso, che sono transitati dalla Play 4 alla Play 5 che si fanno questi gruppi qua. E si fanno questi gruppi qua e mi scrivono anche, mi dicono ehi come va adesso? E, e niente, nel senso che quel periodo lì è finito. Era, penso, quel periodo lì era strano perché sinceramente... No. Dicevo, c'era questo periodo qua, quel periodo lì pensavo sempre, ma che cacchio, non è possibile, cioè, avevo sempre le mie idee, non so, che non vi sto a... Non idee contrarie a loro, idee personali, cose nella mia vita privata che
non mi sto lì a spiegare, però non ero mai contento, diciamo. Però bastava che accendevo la play e c'era una flotta di party, gente che mi invitava. Io mi sentivo totalmente una persona normale quando entravo in questi party. Però sentire gli altri sembrava una specie di idolo. Non so, è assurdo come cosa. Anche perché io nella realtà ancora adesso sono timido, quindi per me era strano, no? Mettere quasi strano, ma accendevi, mettevi le cuffie, era un altro mondo, la gente che andava così, sinceramente. Si parlava di tutto, anche di cose molto, molto personali che dicevi, ma come? Come è possibile? Gente che poi si è fatto le foto che si è incontrata nella realtà, quella è un'altra storia. E è fantastico, anche quello. Ho creato tutto questo mondo, questo gruppo io, e ovviamente gli altri pian piano io ho dato la frizione, lo sono partiti. E sentire queste parole, no? Tutti i viaggi sono transitori e giungeranno a una fine. E quella specie di viaggio, ci penso molte volte, è finito. Mi fa venire quasi tristezza, anzi, mi fa venire molto tristezza perché ci penso molto a quei momenti. Era quasi vivere in un mondo diviso, cioè era come essere in un metaverso diverso. Era qualcosa di fantastico. E adesso purtroppo però ovviamente si diventa grandi, la gente non ha più tempo e quindi molti se ne sono andati, molti sono rimasti. Io ho deciso di passare dalla parte del computer perché ero stufo di pagare Plus, tra virgolette non potevo permettermi di spendere una cifra così, che era 59 euro all'anno, erano 50 euro buttati nel... Sì, giocavi con i tuoi amici, quel gruppo lì che ho fatto, però non era... Non, non lo so, non volevo semplicemente continuare a spendere quei soldi lì. Quando ho sentito che poi avrebbe spinto che sul cross-platform, il cross-platform c'è, io sono passato al computer e sono contento di essere passato al computer tantissimo, però purtroppo non dico che il viaggio è giunto alla fine perché io sono passato al computer, perché il viaggio c'è ancora, io volendo posso scrivere a loro quando voglio. Il problema è che, diciamoci la verità, siamo diventati grandi e nessuno di noi ha più tempo per queste cose. Hanno un piccolo gruppetto che si trova ancora. Mi hanno questi ragazzi qua, che sono gli stessi che vogliono giocare a Battlefield 2142, vogliono fare delle live con me, mi ha chiesto di appunto giocare a Battlefield 2142, ma anche lì sarà da 6 mesi che proviamo a incontrarci, ma ripeto, si è grandi, quindi si ha le sue routine, quindi sì e no, magari torni a casa, sei stanco e dici no, io non attacco la PlayStation per dire, no? Quindi è una cosa che mi riempie di tristezza perché c'è ancora gente che mi scrive che mi dice ti ricordi di... certo che mi ricordo, certo che mi ricordo. È come se avessi ogni match stampato nella mia memoria con quelli che parlavano con me. Fantastico. E quel viaggio per me, per quasi per tutti noi, è giunto alla fine, anche se ci sentiamo ancora. E lei che dice ciò che ci riempie di gioia e soddisfazione sono le persone che ci incontreranno alla fine del nostro viaggio. Certamente, se stai parlando di
wife o in questo caso husband per la ragazza Jay. Almeno penso che l'idea sia quella lì. Sì. E che molte cose tu le sacrifichi per poi averne altre e poi alla fine stai lì a pensare ma era meglio prima o meglio adesso. E poi ci pensi un po' e dici però prima non riuscivo a fare quello, quindi alla fine in questo caso è come la strega che si è sposata, no? Ha cercato un uomo per tanto tempo, era con le sue amiche, si divertiva, prendeva sempre il tè. E poi l'ha trovato e poi ha deciso finalmente di realizzare il suo sogno, però ha mollato le sue amiche. E lì ci pensi, ma ho fatto bene, ho fatto bene. E poi la risposta penso di sta ragazza sarà stata sì, perché adesso è un uomo, mi sposerò, avrò dei figli, quindi è un po' così. Eh, tutti i viaggi giungeranno alla fine. Io so che non giungerà mai alla fine quello che è. Non ho fatto sto gruppetto qua, non avevamo un nome, semplicemente ci trovavamo, l'avevo inventato un nome, poi ci siamo detti, ma no, non ci siamo, cioè io ho detto un nome, l'abbiamo detto 2 o 3 volte, poi abbiamo cominciato a dire siamo semplicemente amici quando entrava qualcuno. Ti ripeto, assurdo avere delle persone in webcam che si fanno i compiti sulla PlayStation, poi arriva l'altro e dice oh, ho preso 8, l'altro lo faceva. Oh, io 8 e mezzo, grande. Io lì che ascoltavo dicevo, ma che cacchio ho combinato? Come ho fatto a fare una roba del genere? E questa è una storia che non sanno molti, che mi tengo a cuore. Ma non solo quello, ma anche molte altre cose che facevamo. Era molto bello, era bellissimo. Le persone che ci incontreranno alla fine del nostro viaggio. Io sono ancora giovane, chissà, chissà chi saranno, chissà. Vabbè, continuiamo. Scusate, piccola parentesi perché mi ha emozionato sta roba perché mi è tornato in mente a mo' di ricordo di Anemozut. Avete presente quello lì della Criterion Games una volta come la Banana Paradise che faceva la intro di Criterion Games, esatto, con frammenti. Beh, dai. Questa la devo mandare a uno dei ragazzi che parlano con me. E poi abbiamo una pagina Instagram insieme. Con questi ragazzi ci siamo pure fatti una pagina Instagram. Se volete seguirci siamo Ventura Bay Racers. Se no Rockport Yunus 05 col trattino. Rockport trattino. Sì, vabbè. Fate prima a cercare Ventura Bay Racers. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. Devo fare la festa della donna questa. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. Ma che cavolo, sta roba mi entra nei feels. Vabbè, ha detto donne, però insomma. Penso anche che questa cosa vale anche. Che bello. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Sì, quando, come dice Alice, quando mi trovo in queste situazioni qua, capisci che i soldi non servono a niente, non servono assolutamente a niente. Dici, questo è il mondo che è.
è proprio questo il mondo, non il mondo di gente che c'ha il Porsche, Lamborghini, che va a schiantarsi ai 300 all'ora in autostrada giusto per vantarsi. Però, appunto, i soldi sono molto importanti. Si cresce, si diventa adulti, capisci che i soldi sono anche un sacrificio in più. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. Exactly. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Bye, Mom! Todoko says bye, too! Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day, many, many years ago, that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. La luce di Alice svanisce e la luce della lanterna si affavorisce, tornando a essere un oggetto di carezza. Wow, questo argomento terreti nel filo. Al momento tutti sembrano persi nei loro pensieri, ma ben presto le chiacchiere tornano al pieno silenzio. Poi dopo ognuno prende il volo con il proprio garante per far ritornare. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Che bello. Si posso fare una foto? Mettiamoci qui. Torniamo a posto. Non solo amiche, anche amici. Tanto questo è il mio gioco preferito in assoluto. Ci vuole ancora un po' per superare Sky. Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. Sure. Sei l'eroe di Monster ormai. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just, well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Windbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like...
This whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, oh, I really don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. Huh? Con tutti I pollen. Miss Yingar? Bruh. Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. Oh, hi. Anzi, Yoi. I am so sorry, Miss Yingar, but how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Well, of course I am. I'm so happy that, I don't, sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Okay. Should we go see how they're doing? Well, I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. Molto felice. Forse il senso del festivale è proprio questo. L'avventura giunta a termine. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. No. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. Vabbè. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once. All with a smile on her face. What a douchebag. Perché esiste? What a douchebag. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Ha anche detto che imparare è solo un'altra parte della vita. Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa, purché si riconosca che qualcosa buono. Why don't you give it a try, Kale? Okay,
I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. Beh, non è magnifico che vadano tanto d'accordo. I nearly forgot. This is for you. Ok. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my Windblooms for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. Ok. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Oh, really? May I? Of course. Quelli soffia dentro la pavetta e il fluido diventa di color viola scuro. Una nuvoletta luccicante fuoriesce dalla pavetta come un marshmallow prima di essere portata via col vento. Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, and now it flew away. Well, luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! Eccole. If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. Non è persino. Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Ci ho mai giocato. Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Tempo di due. Wait! I've got something to give you, too. Ok. Huh? Kale has a gift for us? Vabbè. Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. Ah, sì. Alcune piccole cose in tema del festival. Ah, I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windbloom, Mondstatters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. oh, family. T'ho detto pure family.
But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Mhm. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? Grazie. So, are these your chosen Wimblums? Mm-hmm, one of them. Both Padisaras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. Ok. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. Brani nel film. Quando siamo circondati da persone che ci mancherebbero giorno e notte. E vorremmo vedere anche se ciò significasse dover attraversare montagne. Noario sembra... beh. I'm so happy to hear you say that. What? Sucrose, do you see that cloud over there? What? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Porca. Quello è l'unico fiore. Subino del totem ti ha invitato a suo. Storm Terror. Did something bad happen again? E la vita mi ha portato indietro. Possiamo dire il discorso di Alice, eccetera. Portato indietro. Mi spiace quando ci toglieranno la fotocamera. Perché lei è l'unico fiore in grado di farle da Florevento per esprimere la sua gratitudine, i suoi desideri e il paradisciato. Che ha deciso di offrirti. Chi ha deciso. Con il suo ritorno a Mosdaq, lei ha compiuto un esitante passo in avanti. Esaltante passo in avanti verso esitante. Che i suoi giorni a venire siano come un piccolo seme nascosto nel suo palmo, pieno di luce. Qua c'è quella roba lì che dobbiamo fare. Addirittura ne abbiamo 100 e poi ci ha dato non c'è, ci ha dato, questo non c'entra niente, ci ha dato una tavoletta. No, non penso che c'entra qualcosa qua, forse lo vedete. Una tavoletta, se qualcosa. Che attiro ve lo leggi. Forse voi l'avete già visto.
Andiamo a trasformare in materiale da scienziato. Propone anche che... No. Sì, mi ha portato veramente indietro. Fire in the fields. Fammi vedere se qua te lo riesci. Oh, continua a schiacciare Win. Non te li dà quelli passati, vero? Oh no. Fammi guardare ancora un attimo. Perché uno è i semi, poi ci ha regalato un'altra cosa che... Però non so... Ah, ne abbiamo già 27. Quale modo? Forse è una cosa... Ah, aspetta. Uno di voi ha capito che dove cavolo sta roba? No, io sinceramente non so dove. Mi dispiace perché volevo leggermi la descrizione, però l'ha detto lei. Ha regalato quello lì. Quello lì dei fiori. Poi però ha regalato sì in un altro un'altra cosa. Boh. Momento. Ma sto gioco è peggio di Mass Effect. Tu dici che giochi a Mass Effect 3, un'altra leva di... È assurdo. Ho un po' di miei amici che da anni che mi continuano a dire devi giocare a Final Fantasy perché secondo me ne diventi ossessionato perché tu sei fatto così, ti piace quel tipo di giochi. Beh, Genshin Impact è così e Final Fantasy più o meno così, sembra. Final Fantasy fosse più eroica, più azione, più amo di Halo, diciamo, gli ultimi soprattutto, è un po' più normale. In the Pierce. Cos'è che devo fare adesso? Torneo, c'è torneo. Continuo a schiacciare. Now, this is what I call a moment of solitude. Mi ha scaricato. Allora, stasera mi faccio l'ultima. Mi piacerebbe in qualche modo scaricare come wallpaper sta roba. Senza questa roba qua, solo questa. O questo o anche quello del dragon. Quello di 20 è strano, mi piace tantissimo. Se andrei a canzoni sicuramente... Cioè, se andiamo a canzoni. Se penso a canzoni, le mie canzoni preferite sono queste. Sono fantastiche. Quella di Mozart è anche fantastica. Molto tranquilla. E questa me la faccio off camera. Però ascoltiamo un attimo. Oh. Col violino e la chitarra è la combo che adoro di più.
violino elettrico e la chitarra elettrica sono una combo che metà Italia deve ancora sentirsi, perché metà Italia non l'ha mai sentita. È una combo più... Parli con un italiano e dici ma il violino e la chitarra sono due cose diverse. No, no, basta che senti la combo e dici no, qua c'è qualcosa che investire, è qualcosa di... Qui abbiamo fatto quando abbiamo completato anche l'ultima missione qua, e poi non so che faccio anche questo, ma vabbè, prendiamo i nostri cose, i biglietti, i nostri biglietti. Mi piace tantissimo. Ah, e lì è di Meus con la sua girlfriend. Invece che gli ha detto stavolta te lo faccio passare. Ai, sti girls. Mi hanno chiamato a mangiare. Però c'è la ricompensa della spedizione. Ad Astra at Tutte le spedizioni. Sto parlando a bassa voce, senza parlare questo. E ora mi serve per fare le cose per rianimare. Che bel festival. Plans for the win! Boh, penso che ho già prima parlato fin troppo. Cosa penso di queste missioni qua? Fantastiche, cioè sembrava. Sono riusciti in qualche ora di gioco a sfondare e arrivare a livello di storia di Master Effect. Lo stesso livello di recitazione, di missione, di conversazione tra i personaggi, uguale a Mass Effect. Il livello era all'altezza di Mass Effect e per me vuol dire tanto. Skyrim il tuo personaggio non parla molto, è una cosa a parte, però giochi come Mass Effect, molti altri giochi come anche Mad Max, molti altri giochi, ma in particolare appunto Mass Effect, il livello era lì se non più. Mi è venuto quasi i brividi, sembrava di fare le missioni del comandante Shepard. Che livello spettacolare. Mostranti dal benvenuto. Disse il signor Avanza me? No, scherzo. Aspetta. Ma adesso vado a mangiare. Ciao ragazzi. Adesso mando frasi ai miei amici. Vedete cos'è? Ciao ragazzi.